Bentornati a Football Benchmark, bentornato anche ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. La scorsa settimana abbiamo parlato di quanto i social possono influire nelle strategie economiche di un club anche in sede di calciomercato. Sì. Questa settimana vogliamo capire, anche attraverso i social, quanto è importante l'internazionalizzazione di un brand, quanto può essere importante per una società essere riconoscibili in tutto il mondo e che tipo di conseguenze poi ci portano. Allora, sempre aiutandoci con i social, che sono forse lo strumento più ovvio per andare a capire quanto una società è famosa, abbiamo stilato la classifica delle prime 7 del mondo e introducendo la prima italiana, ovvero la Juventus. Con un dato in più, Andrea, che così ci puoi anche spiegare, perché c'è un numerino sotto ogni istogramma che rappresenta i follower su Facebook, in milioni naturalmente di persone, ma il numerino sotto cosa rappresenta? Il numerino sotto rappresenta la posizione dei seguaci del paese in cui la squadra gioca. Quindi la Spagna è l'11° paese tra i followers del Real Madrid, Esattamente, mentre l'Italia è il primo paese nei followers della Juve. della Juventus. Allora, prima di tutto usiamo Facebook qua solamente perché Facebook è la piattaforma che ci consente, o almeno ci consentiva fino a dicembre perché hanno cambiato ora l'algoritmo, di monitorare la geografia chiamiamoli dei seguaci dei vari club. E quello che possiamo vedere chiaramente da questa grafica è il posizionamento sono penso 8 squadre, e vediamo come tutte queste squadre hanno un numero di seguaci altissimo al di fuori del proprio paese di origine, che in un certo senso va a testimoniare la forza del marchio commerciale di tale squadra A livello internazionale. a livello internazionale, perché chiaramente Facebook è globale. Allora, andiamo a guardare quindi la prima spagnola con la prima inglese, che sono le due più ricche del mondo, Real Madrid e Manchester United. Ogni anno c'è il testa a testa per capire chi delle due è più ricca, per capire da dove arrivano questi follower, cioè internazionali sì, ma in che parte del mondo, Andrea? Allora, se vediamo Real Madrid e Manchester United, c'è una differenza notevole, nel senso che il Manchester United mostra una forza enorme in Asia. Quindi abbiamo in testa Indonesia, Thailandia, India e Vietnam. Tendo a sottolineare che manca la Cina perché Ecco. la Cina, tra parentesi, usa delle piattaforme diverse come Weibo e WeChat che noi non monitoriamo. Mentre se guardiamo il Real Madrid ha una presenza, direi, tutto sommato molto più forte, per dire, nei paesi sudamericani e centroamericani come ad esempio il Messico, anche se però ambedue rimangono assolutamente dei brand globali. Andando a vedere invece le due top più simili, ovvero Juventus e Bayern Monaco, quello che hanno il maggior numero di seguaci del proprio paese, quindi Sì. più italiani per la Juventus, quasi più tedeschi per il Bayern Monaco, quindi degli approcci simili per quanto riguarda l'internazionalizzazione del brand. Che cosa scopriamo? Beh, diciamo che abbiamo preso due squadre che in un certo senso possiamo considerare più nazionali, nel senso che hanno una base di seguaci molto più a livello nazionale. Teniamo anche presente che poi chiaramente la Germania è il più grande paese anche a livello di popolazione europea. La Juventus è all'interno delle squadre analizzate, delle top 8, l'unica squadra che ha l'Italia come primo paese, e il 10% dei followers di Juventus su Facebook sono appunto italiani. Un'altra cosa che tendo a sottolineare, perché l'abbiamo visto praticamente in tutte le squadre, è la fortissima presenza del mercato indonesiano. Ed è vero che si dice che sì, però le squadre magari tendono a comprare i followers, i like delle squadre. È vero forse, anche se è difficile da dimostrare, però teniamo presente che l'Indonesia è un paese di 260 milioni di abitanti con un alto tasso di digitalizzazione, e se tu vai a Giacarta ogni angolo ti trovi un Neymar, un Ronaldo o un Dybala con la maglietta, perché è una roba incredibile, hanno una passione per il calcio che è assolutamente Possiamo sfrenata. dire, guardando questi numeri, che la distribuzione dei followers del Bayern sia più omogenea nel mondo, perché vedo Brasile, vedo Indonesia, vedo l'Algeria, mentre quella della Juventus è più orientata verso l'Africa, no? Egitto, Algeria, Marocco, al netto dell'Indonesia. Sì, e poi... Anche se sono numeri simili, Sì, probabilmente sì. Io devo dire che tu diventi un marchio più omogeneo, più riconosciuto a livello mondiale, quanto più tu riesci a vincere a livello internazionale.
Le squadre che abbiamo visto hanno una distribuzione più omogenea e quindi più presenza in vari paesi, sono quelle che poi hanno vinto più volte la Champions League negli ultimi anni, gli anni in cui praticamente i social sono diventati importanti e come dicevamo nella puntata precedente sono circa gli ultimi 8-10 anni. Oh, e qui viene la domanda che si fanno tutti. Come si monetizzano i follower? Io posso avere tantissimi follower, ma poi devo essere in grado, al di là del brand e della riconoscibilità internazionale del mio marchio, avere un ricavo. In questo, e questo grafico sembra complesso, ma in realtà è molto semplice, quello che vedete in alto è quello che guadagna di più con i follower, quello che vedete in basso è quello che guadagna di meno. Sull'asse delle X, torniamo un po' a scuola, è il numero di follower che hanno le varie squadre. Possiamo dire che il Bayern Monaco ottimizza al massimo i suoi follower, è quello che riesce a guadagnare di più pur non avendo il numero maggiore. Sì, diciamo che questa grafica mostra una relazione tra i ricavi commerciali e la presenza sui social media. E quella che vediamo in mezzo, questa linea, per chi vuole essere tecnico, è una linea di regressione. Quello che possiamo vedere è che tutto sommato le squadre che si trovano sopra la linea sono quelle che in un certo senso sono in grado di ottenere ricavi commerciali maggiori rispetto alla base di follower che hanno a livello di social media. Quelle che si trovano sotto praticamente riescono a monetizzare meno, mentre quelle che si trovano sulla linea di regressione sono quelle che in un certo senso sono allineate con le aspettative. E tra questi il dato che tu sottolineavi, che ci sottolineavi, più importante, che il Chelsea, per esempio, pur essendo il quarto nel mondo come numero di follower, è ottavo come ricavi, cioè la squadra che può crescere di più. È lo stesso ragionamento che possiamo fare anche per la Juventus? Sì, quando tu dicevi è come si monetizzano i followers, questo È la grande domanda. È la grande domanda e ti posso dire è uno dei grandi dilemmi dei direttori commerciali, dei direttori digital, dei vari club. Quindi a livello... se dai oggi la risposta qui diventi il remida dei follower. Non abbiamo più lavoro. Allora, vorrei invece analizzare con te la distribuzione geografica, perché abbiamo visto soltanto la Juventus delle altre italiane, no? Per curiosità, perché abbiamo visto nel mondo come vengono strutturati i follower per il Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, Manchester United, ma le italiane sono esterofile o no? Dai dati, l'unica che ha un'accezione esterofila piuttosto marcata è la Juventus, e visto il paese d'origine, l'Egitto, forse grazie a Salah. Esatto, allora un paio di cose che emergono da questo. Allora, il Milan ha una dimensione esterofila, che probabilmente è un'eredità dei successi sportivi degli anni passati. E io sono convinto che se i social avessero iniziato 20 anni fa, il Milan sarebbe in una differente posizione a livello di riconoscimento del brand internazionale. Altra cosa che emerge da questo è, come dicevi tu, l'esempio di Salah. Come un giocatore in un certo senso ti possa aprire un mercato a livello di riconoscimento. Teniamo presente che l'Egitto è un paese di quasi 100 milioni, quindi non sorprende il fatto che il numero di seguaci di Facebook della Roma, quasi un terzo vengano appunto dal paese egiziano. Il Napoli, se vogliamo analizzare qui, è molto più italiano, ma anche perché forse non ha ancora vinto e non ha ancora ottenuto quel riconoscimento internazionale che può derivare da un successo sportivo che consentirebbe al brand di diventare riconosciuto a livello mondiale. E poi probabilmente più sono pochi follower, maggiore è l'incidenza del paese d'origine. Esatto, anche perché l'Italia è un paese di 60 milioni, quindi è un paese piuttosto pesante a livello proporzionale. Grazie allora a Andrea Sartori per questa analisi, poi se scoprirai la regola per cui si può commutare un follower in qualche euro, faccelo sapere anche a noi. Va bene. Grazie mille, appuntamento alla prossima settimana.